C'è un distillato che ha visto le corti dei re e i bassi fondi dei porti, che ha attraversato l'Atlantico e ha riposato per anni mentre fuori scoppiavano rivoluzioni e guerre, che ha sentito il suono del jazz nelle notti di Harlem e poi il ritmo dell'hip hop nelle strade di Brooklyn. Quel distillato si chiama cognac ed è uno dei pochi distillati al mondo che non combatte il tempo, lo accumula. Questa è la storia di quello che succede quando qualcosa di straordinario incontra il mondo e di come il mondo, che di cose straordinarie non ne ha quasi mai cura, possa prima adorarlo e poi dimenticarlo. Benvenuti in Drink Stories, io sono Leonardo Pinto. La Charente nel 600 produce vino, tanto vino che però nessuno vuole davvero. I mercanti olandesi lo comprano perché ce n'è tanto e costa poco, ma quel vino non arriva quasi mai a destinazione. Si deteriora durante i mesi di navigazione e una parte consistente viene buttata via o venduta come aceto. Quel vino costa poco, è vero, ma il suo commercio funziona malissimo. La soluzione la trovano i mercanti olandesi. Lo distillano prima di caricarlo sulle navi. Il distillato pesa meno, occupa meno spazio e resiste al tempo e al calore. Da bere però è qualcosa di violento. Lo chiamavano brandewine, vino bruciato. Fin qui niente di speciale. È commercio, è logistica, è il 600. Pare che la scoperta dell'invecchiamento sia nata da un incidente. Ritardi nel carico delle navi, botti dimenticate nei magazzini dei porti. E quando qualcuno le aprì, il liquido dentro era cambiato, era più garbato. Questa storia gira nella regione da secoli. Nessun documento la prova, ma nemmeno la smentisce. È una leggenda che dice qualcosa di vero sul cognac, ovvero che questo distillato non nacque da un'intenzione, nacque da una scoperta. E la scoperta fu che il tempo, il semplice, inesorabile, paziente passare del tempo, era l'ingrediente che nessuno aveva mai pensato di aggiungere. Esiste anche un'altra leggenda. Si narra che un cavaliere della Charente, tormentato dall'insonnia, fece un sogno in cui il diavolo cercò di catturare la sua anima cuocendolo 2 volte. Si svegliò di notte, corse verso la sua distilleria e decise di cominciare a distillare il suo brandy 2 volte. La doppia distillazione, il cuore tecnico del cognac moderno, avrebbe avuto quindi questa origine notturna e diabolica. Anche questa ovviamente è una leggenda. Il personaggio in questione esiste a malapena nei documenti storici dell'epoca. La versione più elaborata di questa storia, documentata dagli storici, era un'opera teatrale commissionata nel 1943, quindi nel pieno dell'occupazione tedesca, in un momento in cui la Francia aveva bisogno di miti fondativi più che di storia. Questo però non la rende meno bella, la rende più umana. Quello che sappiamo per certo è che alla fine del 600, nella Charente, la distillazione era una pratica consolidata. I documenti commerciali del 1595 citano già il commercio di eau de vie francese nella regione. Nel 1624 due mercanti olandesi costruirono la prima distilleria. Il cognac ora esiste, anche se non sa ancora cosa diventerà. C'è un paradosso al cuore della storia del cognac, ovvero che a costruire questo distillato non furono i francesi, furono gli stranieri, quasi tutti stranieri, uomini che venivano dalla Manica, dalle Province Unite, dall'Irlanda, dalla Scozia, uomini che avevano un occhio allenato a riconoscere un'opportunità, lì dove i locali vedevano solo quotidianità. Si stabilirono sulle rive della Charente, impararono il francese, sposarono le figlie dei vignaioli e cominciarono a costruire qualcosa che non era mai esistito, un sistema industriale del lusso. Le grandi cantine lungo il fiume non erano semplici magazzini, erano macchine del tempo. Contenevano botti che aspettavano anni, decenni prima di essere aperte. Contenevano lo spirito di annate lontane, di vignaioli scomparsi. Questi stranieri compresero qualcosa che i vignaioli locali facevano fatica a vedere. Il valore del cognac stava in quello che sarebbe diventato. E quella differenza, la differenza tra valore presente e valore futuro, era un modello commerciale completamente nuovo.
In un mondo in cui qualsiasi cosa deperiva col tempo, era nato qualcosa che al contrario migliorava. Le botti più vecchie valevano di più. Il tempo, nemico di qualsiasi merce, qui era un alleato. Chi produceva cognac stava lavorando per qualcuno che forse non avrebbe mai incontrato. Chi riempiva quelle botti sapeva che probabilmente non avrebbe mai visto il risultato del suo lavoro. Il cognac si diffuse lungo le rotte commerciali nell'ordine in cui il denaro europeo circolava. Prima l'Inghilterra, dove divenne il drink dell'aristocrazia. Poi i Paesi Bassi, la Svezia, la Russia. Le corti di San Pietroburgo lo richiedevano via mare, a prezzi che già allora erano proibitivi, e lo trattavano come si trattavano i diamanti. Verso la fine del Settecento il cognac non era più un prodotto, era diventato un simbolo. Bere cognac significava appartenere a un mondo in cui il tempo aveva valore, in cui ci si poteva permettere di aspettare, in cui si comprendeva la differenza tra il mediocre e l'eccellente. Nessuno lo aveva pianificato, era semplicemente successo. Ma una volta successo, fu irreversibile. Il principe era salito sul trono. Ma prima di andare avanti, bisogna fare un passo a lato, verso sud, verso la Guascogna. Perché mentre la Charente costruiva il suo impero, più a sud, già da 2 secoli, si produceva un distillato che quegli stranieri non avevano mai considerato. Si chiamava Armagnac. Era diverso dal cognac in quasi tutto. Distillato una sola volta anziché 2, usciva dall'alambicco ancora grezzo, ancora pieno di carattere, ancora segnato dalla terra che l'aveva prodotto. Ogni annata aveva una data precisa. Ogni botte era un documento storico. Era meno levigato, meno addomesticato, più difficile da capire. Ma per chi lo capiva era qualcosa di straordinario. Eppure non aveva mai dominato il mondo. E il motivo era geografico, brutale nella sua semplicità. La Guascogna non aveva un fiume navigabile abbastanza grande, non aveva un porto di riferimento e il commercio europeo non passava da lì. E un distillato che non raggiunge il mondo non può cambiarlo. L'Armagnac restò quindi in Guascogna per secoli, bevuto localmente, custodito come un segreto, quasi dimenticato da tutto il mondo esterno. Mentre il fratello minore della Charente saliva sui troni d'Europa, il più antico dei 2 distillati di vino francese invecchiava silenziosamente nelle cantine dei nobili locali e dei contadini. Ma il tempo è galantuomo. Siamo alla metà dell'Ottocento. Il cognac è al culmine assoluto della sua storia. Le cantine della Charente contengono riserve straordinarie. Il mercato mondiale è insaziabile e le maison sono ricche, potenti, sicure di sé. E poi arriva un insetto che nessuno vede. Era arrivato su alcune viti americane, importate in Europa per studio. Le viti europee non l'avevano mai incontrato, non avevano difese, non sapevano nemmeno che esistesse. Le vite iniziarono a ingiallire senza una ragione apparente. Rami prosciugati, radici marce. I vignaioli pensavano a malattie fungine, alla siccità, a problemi nel terreno, ma la realtà è che stava avvenendo una colonizzazione da parte di un esercito di afidi silenziosi e inarrestabili. La fillossera si muoveva come una marea, anno dopo anno, vigneto dopo vigneto, regione dopo regione. Era lenta abbastanza da sembrare gestibile e veloce abbastanza da non poter essere arginata, come tutte le catastrofi vere. I vignaioli tentarono di tutto. I documenti storici dell'epoca sono strazianti nella loro disperazione. Il governo francese, capendo la portata del disastro, mise in palio una ricompensa di 320.000 franchi, una cifra enorme per l'epoca, a chiunque trovasse una cura efficace. Non arrivò nessuna cura. Arrivarono truffe, soluzioni miracolose che però non funzionavano, persone che si arricchivano sulla disperazione altrui e nel frattempo la fillossera avanzava.
Quando raggiunse la Charente nel 1872, il Cognac si trovò a fronteggiare qualcosa per cui non aveva nessuna preparazione. Era la terra stessa che capitolava. I vigneti che avevano riempito le botti di generazioni stavano morendo uno a uno e non c'era niente da fare. I numeri, ancora oggi, sono difficili anche da guardare. Quasi 250.000 ettari di vigneti scomparsi in 20 anni. Le cantine si ritrovarono vuote. E mentre il cognac spariva dagli scaffali, dall'altra parte della Manica i britannici si girarono dall'altra parte. In 10 anni, tra il 1890 e il 1900, furono costruite 40 nuove distillerie in Scozia. Il blended Scotch conquistò il mondo proprio grazie al vuoto lasciato da questa catastrofe. La storia degli spiriti, in fondo, è un sistema di vasi comunicanti. Per uno che si svuota, ce n'è sempre un altro che si riempie. Ma alla fine dell'Ottocento arrivò la salvezza per il cognac e arrivò dalla stessa America che aveva portato il parassita e la devastazione. Thomas Volney Monson, orticoltore texano, aveva trovato una varietà che cresceva spontaneamente sui suoli calcarei del Texas. La soluzione era di innestare le piante europee su quelle radici americane. Le radici non avrebbero inciso sul gusto. Il frutto, la foglia, la chimica dell'uva sarebbero rimaste europee, ma avrebbe però consentito alla pianta di vincere quella guerra silenziosa con la fillossera. E le radici delle vigne europee sarebbero diventate americane per sempre. Le viti rinacquero, il cognac sopravvisse, ma non era più lo stesso. La ricostruzione portò con sé una semplificazione che in pochi all'epoca notarono. Le varietà tradizionali di uva della Charente erano difficili da innestare, fragili, capricciose. L'Ugni Blanc, al contrario, era una varietà più robusta e produttiva, che si innestava benissimo e nel giro di qualche decennio divenne quasi l'unico vitigno della regione. Ancora oggi rappresenta oltre il 95% dell'intera produzione. Il cognac aveva salvato la vita, ma aveva perso qualcosa di difficile da misurare, una parte del suo carattere originale, quella complessità selvaggia che le varietà antiche portavano con sé. Era diventato più uniforme, più prevedibile, più facile da produrre in modo consistente. Sopravvivere, in fondo, è una battaglia che si può vincere, ma ha sempre un costo. Il Novecento cominciò male. 2 guerre mondiali avrebbero potuto distruggere quello che la fillossera aveva risparmiato. Durante l'occupazione tedesca, le cantine della Charente furono presidiate da un ufficiale di nome Klebisch, nominato il Weinführer, letteralmente comandante del vino. La storia racconta che Klebisch avesse una conoscenza profonda del vino e dei distillati e che le sue requisizioni fossero relativamente moderate rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Le grandi riserve nelle cantine storiche sopravvissero quasi intatte e alla liberazione nel 1944 le riserve erano ancora lì. Ma se da un lato le guerre avevano risparmiato le riserve di cognac, dall'altro il mondo in cui quel cognac doveva essere venduto non era più lo stesso. L'aristocrazia europea che aveva costruito il mito del cognac era uscita dalle guerre impoverita, ridimensionata, in molti casi scomparsa. Certo, il mercato del lusso esisteva ancora, ma non bastava più. Bisognava trovare nuovi acquirenti, nuovi mercati, nuovi significati e li trovarono dove nessuno poteva aspettarselo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, centinaia di migliaia di soldati americani avevano attraversato la Francia. Tra loro, in unità separate dalle distinzioni razziali, tanti soldati afroamericani. E in Francia successe qualcosa che molti di loro non avevano mai sperimentato prima. Le rigide distinzioni razziali americane qui non funzionavano. Potevi sederti dove volevi, potevi entrare dove volevi, potevi bere quello che volevi allo stesso bancone con chiunque altro. Quei bar erano inclusivi e in quei bar c'era il cognac. La relazione tra la comunità afroamericana e il cognac in questa fase si cementò rapidamente.
Dopo la guerra, le grandi maison de la Charente cominciarono a fare pubblicità sulle riviste che leggevano gli afroamericani. Era una scelta insolita per l'epoca, un prodotto del lusso europeo che si rivolgeva specificamente a una classe di persone che invece il marketing americano ignorava deliberatamente. Non era filantropia, era una visione commerciale, ma aveva comunque qualcosa di rispettoso in sé. Ti prendevano sul serio come consumatore quando quasi nessun altro lo faceva. E questo filo continuò a tessersi attraverso il jazz, attraverso il soul, attraverso il blues. Il cognac circolava nella cultura musicale afroamericana come qualcosa di diverso rispetto a gin o bourbon, qualcosa che parlava di un mondo lontano, di una sofisticazione che era sempre stata lì, ma che nessuno aveva mai pensato di offrire a qualcuno che non fosse ricco e bianco. E in questo frangente il cognac cominciò a costruire la sua identità globale su una classificazione al tempo stesso elegante ma opaca. VS, VSOP, XO, nomi che non dichiaravano età precise, ma suggerivano una gerarchia. Bottiglie senza data con un'idea di qualità. Un linguaggio nel complesso gentile, ma con un problema di fondo. Era una barriera. Come tutti i linguaggi del privilegio, bello da dentro, escludente da fuori. Era una trappola, anche se sembrava una corona, e il cognac non se ne accorse finché non fu troppo tardi. Nelle strade di New York e Los Angeles negli anni 90 succede qualcosa che nessuno negli uffici marketing della Charente aveva pianificato, voluto o capito. Il rap americano stava diventando il linguaggio culturale di una generazione e in quella lingua il cognac aveva trovato un posto. Il tutto era cominciato già agli inizi degli anni 90. I testi delle canzoni citavano il cognac con la stessa naturalezza con cui si citavano città, vicoli, quartieri o nomi di persone. Era qualcosa che veniva dall'interno della cultura, non dall'esterno, non dall'industria. E per questo infinitamente più potente di qualsiasi campagna pubblicitaria. Ma perché stava succedendo? La risposta è meno ovvia di quello che sembra. Il cognac era qualcosa che arrivava da lontano, aveva secoli di storia, era stato bevuto dai re, costava. Chi lo beveva in quei videoclip stava dicendo: eccomi, sono partito da zero e sono arrivato fin qui. Ora posso permettermi quello che si permettevano i re. Era ribaltamento. Prendere un simbolo del vecchio potere europeo e rifondarlo completamente, dandogli un significato nuovo. Era la prova tangibile di una mobilità sociale conquistata contro ogni previsione e contro ogni sistema che aveva cercato di renderla impossibile. Gli artisti citavano il cognac nelle loro rime perché il cognac era diventato un luogo mentale, un distillato nato sulle rive della Charente nel Seicento, quasi ucciso da un pidocchio, salvato da radici texane, in quel momento resuscitato dalla cultura hip hop americana. Per qualche anno sembra un ritorno inarrestabile. I numeri americani crescevano ogni anno. La Cina scopriva il cognac come status symbol da tavola e il mercato globale sembrava non averne mai abbastanza. Il principe aveva rimesso la sua corona, ma non stava vedendo la trappola. Le grandi crisi non arrivano mai da dove te le aspetti. La pandemia del 2020 all'inizio sembrò un'opportunità. Bar e ristoranti erano chiusi, ma la gente stava comprando. Il mercato domestico era esploso. Le distillerie giravano a pieno regime. I magazzini si svuotarono. I numeri erano mostruosi, ma era una trappola, lenta, inesorabile. Il mercato, in quegli anni, stava consumando il suo futuro. Quando tutto riaprì, la domanda non era scomparsa, era semplicemente già stata soddisfatta in anticipo. Il sistema si inceppò nel momento esatto in cui sembrava dover ripartire. Ma il problema più profondo fu anche culturale e il cognac lo vedeva, ma senza riuscire a intervenire.
Il mercato dei distillati in 2 decenni era cambiato radicalmente. Non si vendeva più lusso generico, si vendeva trasparenza, identità, singolarità verificabile. Il consumatore aveva imparato a leggere le etichette in un modo nuovo. Voleva sapere esattamente cosa stava comprando. E in quel momento il cognac vendeva ancora classificazioni vaghe. Le bottiglie in edizione limitata a prezzi folli spesso valevano quei prezzi per la confezione, non per il liquido all'interno. E per i consumatori più esigenti, il linguaggio del cognac divenne il linguaggio dell'opacità. Contemporaneamente, il governo cinese nell'ottobre del 2024 impose dei dazi temporanei ai brand europei. Il mercato cinese, che assorbiva quasi un terzo delle esportazioni globali di cognac, si contrasse bruscamente. Quello che era stato un motore di crescita diventò un problema da gestire. I numeri del 2024 raccontano una storia molto difficile. Contrazione dei bilanci, cali a doppia cifra nei ricavi, magazzini immobili. Il principe è sceso dal trono e la domanda ora non è se tornerà, ma quando tornerà. La storia del cognac è una storia di sopravvivenza improbabile. Ogni volta che è sopravvissuto in un modo che nessuno poteva prevedere. È sopravvissuto grazie a chi lo incontrava per caso, lo capiva in un modo nuovo e lo portava in un qualche posto in cui non era mai stato. Gli stranieri sulle rive della Charente che videro quello che i locali non riuscivano a vedere, le radici texane che arrivarono a salvare le viti europee, la cultura afroamericana che prese un simbolo del vecchio potere e lo rifondò come prova di riscatto. Ogni volta il cognac è rinato perché qualcuno di esterno ha trovato in lui qualcosa che chi era dentro non riusciva più a vedere. E ora? Ora sta succedendo qualcosa di nuovo. Un capitolo mai scritto nella storia del brandy. L'Armagnac, rimasto nell'ombra per secoli, fratello povero del principe d'Europa, sta vivendo forse il suo momento più rilevante di sempre, perché è quello che il mercato chiede oggi. Singolarità, trasparenza, carattere non levigato, ed è esattamente quello che l'Armagnac ha sempre offerto. Il fratello dimenticato della Guascogna ha fatto per 400 anni quello che il mercato avrebbe impiegato 400 anni a capire di voler comprare. Il cognac tornerà come è tornato sempre. Da dove ancora non lo sa nessuno. Ma la logica di questa storia dice che presto o tardi qualcuno lo incontrerà e ci vedrà dentro qualcosa che chi lo produce non riesce a vedere. Perché il cognac non è mai stato solo un distillato, è sempre stato lo specchio di quello che il mondo desiderava essere in quel momento. Dai saloni del Settecento, in cui rifletteva il potere aristocratico, alle strade di New York degli anni 90, dove rifletteva il riscatto. Il tempo è l'unica cosa che non si fabbrica, non si accelera, non si compra. Nelle cantine più profonde della Charente ci sono spiriti che aspettano lì da prima ancora che noi nascessimo, che aspetteranno lì anche quando noi non ci saremo più, che sono sopravvissuti a guerre, epidemie, crolli di mercato e mode che sembravano eterne. Il cognac ha 400 anni, in gran parte vissuti da sovrano. Ha visto di peggio. Io sono Leonardo Pinto e questa era Drink Stories. Segui il canale se non vuoi perdere i prossimi episodi. Noi ci vediamo la prossima settimana, perché gli spiriti sono cultura e la cultura arricchisce lo spirito.